Parla tanto anche tu. Io l'ho difeso. Polizia, carabinieri, finestra, spacca il culo. Tutto tu e figlio di puttana. Direzione Firenze. Andrò a incontrare con Leonardo stasera, adesso arriveremo e dobbiamo entrare al Malberg e poi iniziamo a farci i fili di degustazione che ci hanno segnalato un po' di 39 metri per periodi, quindi vedete sono 44. Prego. Grazie. Ok, vabbè. Basta andare all'incrocio di Avanzani e Fermini. Da questi via. Sta nudo. Io spero quanto lontano. Però dai, capisci che questo chiede la pizza o rimandi direttamente a dormire, meglio del tavernello gli fai. Questa è la situazione della stazione sulla destra. Grande qua. Questi sono i graffiti che trovate davanti al Parco delle Cascine. Turista, vai a casa. Ah, buono. Siamo ufficialmente entrati al Parco delle Cascine. Sulla sinistra lo riuscite a vedere? Ok, eccoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E giù c'è la signora. Scusa, ma come si chiama sto parco? Io sono di Roma, non so di Firenze. Cosa serve? Come si chiama questo parco? Come si esce? Parco delle Cascine. Cioè quello sta guardando da solo storto a noi di te. Se poi uno è alto 2 metri. Cioè tu ti rendi conto senza proprio ritegno. E poi ci passano bambini, famiglie, lavoratori, gente che va a casa, gente anche semplicemente voglio venire al parco perché è giusto pure andare al parco. Luce del giorno, vero? Ma raga, è estate, se non vai in piscina o non vai al mare, non vai al parco. Alle 5 a parte dei grazie. Tra l'altro se tu li guardi, giustamente stanno un gruppo che guardano male. Come tutti i parchi, essendo un posto magari privo di traffico stradale dove le persone non entrano così facilmente, è difficile che poi effettivamente vai a raccontare una situazione di disagio giornaliero. Ora, lo ripeto, noi camminiamo abbastanza tranquillamente. Come questo ragazzo a sinistra ci ha visto subito che la telecamera si è alzato, si è girato al contrario con un falso vedere in faccia, ha preso qualcosa per terra. Chiama carabinieri, vai. Sì, vai, chiama carabinieri, vai.
Vai, vai. Sì, vai. Vai, vai, vai. Chiama la mia, polizia. Che dici? Tutto bene? Sì, certo. Come state? Siete qua? Eh? Non ho capito. Fumare? No, io non fumo, caro, non fumo. Ma me lo stai chiedendo a me se vendo hashish? Io vedo. Ah, tu? Sì, stavo cercando di andare a Ponte Vecchio, ma mi sa come da No, caro, io non fumo, Pippo, non faccio niente. Io sto fumare. Quanto? Sei di Firenze, caro? Non dico no. Lo so, ma dico vivi a Firenze? Sì. Ti trovi bene? Ti trovi bene? Non bene tanti, un po'. Com'è? Non tanti bene, ma è vero. Com'è? Male un po'. Ma perché non ti piace? C'è tutti, però non ne sono importanti. Manca tante cose importanti. Come i documenti, manca una casa, manca. Da quant'è che sei in Italia? Sono 5 anni, 6 mesi così. Ma tu lavori? Non c'è lavoro, poi non c'è documenti, non c'è. Non posso cercare lavoro senza documenti. Però non spacciare che fa male, caro. Non spazio un po', solo informazione. Fa male, caro. C'è Bene? Oh, mi raccomando, Ciao caro. Ci vuole pazienza. Oh. Vabbè, comunque il concetto è che Firenze di giorno è abbastanza tranquilla finché rimani in centro, dove l'unico problema sono i borseggiatori. Appena esci poco fuori, ma anche letteralmente 100 metri fuori, iniziano a esserci i primi problemi, tipo quartieri multietnici dove oggi si sono accoltellati. Abbiamo saputo la notizia, siamo andati là, abbiamo bloccato il ragazzo che... Stai registrando? No, tranquillo, ok, vuoi l'erba, vuoi il fumo, vuoi la cocaina? Vuoi spacci? Sì. Cioè, capisci? Okay, esatto. Quindi quartieri più problematici, ma che non sono neanche quartieri perché fanno comunque parte del centro, ragazzi. Sera vediamo cosa riusciremo a trovare, faremo penso un giro in centro e poi penso che ci gireremo anche al parco per vedere la notte come è gestita tutta questa situazione. Sì, tanto dopo ci vediamo con il ragazzo del mondo che vorrei, Leonardo. Ah, raga, vanno a farsi un pezzo, una botta al centro di Firenze, in mezzo alla strada. Che ore so? Sono le 8:15 precise. 20:17. Deve essere un padre con mio figlio, potevo camminare con mio figlio e tornando a casa alle 8:15, pare normale che io a Firenze alle 8:15 di sabato, là dietro c'è sta una maratona, c'è sta una festa con bambini, famiglie.
mi becco due persone che si stanno a schiacciare una pallina di cocaina in mezzo alla strada. Cioè, letteralmente a 100 metri dal Duomo di Firenze. E abbiamo visto pattuglie, carabinieri, militari. Ma con una tranquillità tale che ti fa capire che a loro non gli frega assolutamente niente. Ma l'ho visti a 100 metri sdraiati. Se stavano a schiacciare qualcosa. Che cazzo stanno a fare? Oh, ragazzi, questo posto di sera fa paura, Cioè, la mia domanda è, se io mi prendo una ragazzina e me la porto qua, no, non ti si chiama nessuno, non mi si chiama nessuno, ragazzi. No, Zero. Becca nessuno come becca. Tu qualsiasi reato non compri e cosa trovo, Esatto, zona franca. Totalmente, ma quello è già più spazio. Cioè, non è che... Bah. Io devo pure appartare. Mo ci ridirigiamo verso il centro, poi andiamo alla stazione per incontrarci il nostro amico Leonardo. Però capisci anche una cosa, cioè l'idea che non si possa girare tranquillamente in città perché dici Quello dico io. per tanta gente al di là, noi alla fine la stiamo facendo, stiamo passeggiando, raccontando le esperienze. Per te ma c'è una donna da sola e ti devi fare. No, qua non ci proprio venire. Ma perché scusa, ma una madre può portare al parco delle cascine il figlio? Per chi diciamo ecco anche viene il turista che viene qui, poi un altro problema che abbiamo noi che a Roma non avete che le forze dell'ordine sono calcolate in base ai residenti, però c'è 10 milioni di turisti e noi siamo 400.000, quindi abbiamo come strada. Poche forze dell'ordine. Non c'è controllo, c'è la polvere che gira qui dentro e fuori qualche militare non può fare niente. Ma senti, invece la cosa, il reato più grande, quelle cose che fanno per la maggiore qua. Ma ieri hanno accoltellato uno, cioè diciamo che questi 2 mesi c'è stato 5 accoltellamenti in una città con 400.000 abitanti, dove non siamo Caracas, quindi soltanto. No, sono tantissimi. Hanno sparato qui l'altra settimana scorsa, hanno proprio sparato, sì, colpi di pistola, e poi tutti i giorni c'è, la cosa brutta è che c'è tanti borseggiatori, c'è molto più movimento, c'è molte più forze, questi sono di più. E poi la sera anche questi sono parte, di solito sono 50 d'inverno, vedi tutto il muretto sulla destra è loro. Cioè, occhio per riprendere, questi non sono, questi sono brutti. Questo così? In fondo al muretto. Insomma non gli fa piacere essere ripresi. No, chi li riprende? No, vabbè, se vuole passiamo lì nel mezzo, allora, vuoi farlo? Alla stazione? Sì, ma sta qua, ma si è fermato, ma guardato si è fermato. Tutto bene? Bene, bravo. Finché è 1, 2 o non me ne frega un cazzo. Il problema lì alle cascine è che siamo arrivati, veramente erano in 20. Ma poi comunque noi non conoscendo il territorio, non sai neanche come muoverti, capito? Lui sta a spiegare il cazzo. Ma ce ne vedete? Questi sono adesso che fanno parte, ma. No, questi sono idee noi, non sono quelli che fanno parte anche del gruppo che ha picchiato qualcuno lì, perché non ce l'hanno. Senti, ma invece la situazione più brutta che hai visto succedere qua o che ti è successa a te? Quando comunque facevi giri Il via pure, cioè che c'è praticamente un senza tetto nigeriano che ha provato a ammazzare un martello una ragazza. Una ragazza? Sì, che abitava lì nel palazzo, l'ha provato a ammazzare, lei si è chiusa dentro il McDonald's, lui ha preso una catena dopo gli aveva levato il martello, ha riprovato a ammazzarla, a questo gli hanno dato minacce. E qui si parla sulle scaline di sta via, ora poi le ripuliscono. Questi vi dicevo che sono quelli che probabilmente hanno accoltellato. Nigeriani? No, sono tunisini, marocchini, ma stanno lì, fanno una chiamata, ci arrivano in 70 con le spade, le sciabole. Quest'anno rispetto al Duomo dall'altra parte, verso il mercato? Il mercato di San Lorenzo e l'altra metà del gruppo a quest'ora si è andate, ma vi consiglio di andare in via dei Benci dove c'è la discoteca, tipo il pull up.
Ok. Santa Croce. Ma sto ragazzo l'hanno accoltellato? Macetata alla schiena è per una storia. Macetata alla schiena. Sì. Probabilmente per una storia vecchia. Quello dell'italiano è che si tutta intera, si rialza sulla tranvia e me lo solleva di continui. Ma ragazzi, cioè, purtroppo determinate cose dopo portano anche a questo. Com'è? Bene, bene, bene. Bello, A posto? fa male, frate, fa male. Come ti chiami? Azzetini. Quanti anni c'hai? Tu sa bene l'italiano, lui perché No, sì. 30. 28 o 30? 30. Quindi sei del 95. Parli bene l'italiano, lo sai? Parli molto bene. Io sono 98, frate. Perché c'è sta roba male? Lo so, ce ne sono. Ora ce ne vedo. C'è pure la faccia brava, sai. Ma lui è Ma bravo. per te, fratello, Io perché sei ti bravo becco ragazzo. sempre, lo sai, ci si vede sempre anche la stazione, però smetti di postare ora. Non ce la fai proprio. Abbiamo tutta la vita davanti, per la stessa età. Ora se ti serve aiuto, basta chiedere. No, ce la faccio. Io torno, Sono dove? Va benissimo. Ciao. Ciao, ti hai rotto il cazzo. Bene. Dimmi. No, non ce l'ho. Che hai fatto sto foglio? Tu? No, spiegare. Stai studiando? Che studi? Sì, dei giorni carabinieri. Sta qua. Vuoi diventare carabiniere o... Grazie. Che hai combinato? Che è successo? No, non c'è problema. No, sei tuo. Mancherebbe altro. Dai. Ciao bro. Qui studia giurisprudenza, va bene. Studio, sta studiando. Ciao, per male dei carabinieri. Esatto, qua devo io a un certo punto devo stoppare la telecamera perché ha detto bello il disagio diventa io. L'hai visto? Però Dici però? Sto bene? tutto bene te? Sto bene, siamo visti oggi? Stavi sulla tranvia, stavi? No, lascia stare il mio fratello. Lascia stare mio fratello, lascia stare. No, ci siamo visti oggi. No, se anche se posso essere un ispiro, sei verciosina? Sei verciosina? Puoi controllare qua. Questo è il mio borsello, fra. È tuo Barcelo? Il mio borsello. Allora io non sono lei, ok? No, io sono amico suo. Ma no, ehi, Sto con lui. amico, posso dire una cosa? E tu non vuoi verde, ok? Va bene? Vai, Che è successo? vai, lascia. Giampaolo. C'è. Sono amico suo, bro. Sono venuto, sto con loro. Va loro. Va bene. Buona serata, fra. Direzione Central Club, Parco delle Cascine. Bello! La notte, pieno di ragazzetti, locale abbastanza frequentato. Proviamo a entrare, speriamo di entrare. Vediamo che succede dentro e vediamo la situazione generale delle cose. Se chiamano i carabinieri chiamano i carabinieri, ovviamente arriva l'ambulanza e i carabinieri ancora sono venuti da 20 minuti. Sono dati, guarda, questo è il mio questo è quello da cui partevo tutto. No, qui si sono iniziati a dare le bottiglie, erano marocchini, vero, perché sono scesi giù, finivano perché scappavano. Si sono iniziati a dare delle bottiglie addosso, poi hanno preso uno dei ragazzi da pure qui, vede lui, che è ferito, e si sono iniziati a inseguire sotto, hanno iniziato a darsi. Chi è il ragazzo ferito? No, sono qui io Ma potevo fare un video veloce. Ma a te ne so. Ma tanto la bottiglia è arrivata? Io non l'ho vista, non ce l'ho mai fatta. La bottiglia è arrivata a Messina. No, ma non t'ho visto, ma non ho capito a chi l'ha tirata. Scappato con il Ma tu lavori qua? Successo. Ma non so, tu stavo lavorando. È praticamente sta dentro il visto, non si sa per quale motivo. L'importante è che adesso sei tutti abbastanza tranquilli. Tirate le bottiglie per No, come successo? Io ho tirato la bottiglia al cielo. Porca puttana. Ma giù cazzottavo e scappato. Sì, hai tirato via l'acqua. Per quale motivo? Scappare l'acqua da noi. Secondo me noi A nuoto? Ma com'è nata la cosa? Com'è nata perché questa gente ha rotto il cazzo, ragazzi. Ma poi anch'io con questi smart. Tanto si sa chi sono, cioè se lo dici o non lo dici, si sa chi sono. Ma non è la prima volta però che succede.
non sono fatti svenire, però erano i soliti miei ragazzi hanno via darsi le bottigliate. Ah, quindi se ne sono andati via tutti praticamente, ma solo questo. Erano in tre a lanciare bottiglie. No, ma brutti vedi, sono scesi giù, si sono iniziati a dare bottigliate in testa e uno mi sa che si è buttato in acqua, gli altri due sono lì senza maglia, sono andati verso le cascine. Troveranno a Pisa quelli. Tutti marocchini, non speriamo. Tutti marocchini? Marocchini. Per il nostro secco nessuno, Un ragazzo, quello che fa i panini, si è tagliato un minimo sulla mano. Si è buttato in acqua. eh? Ragazzo che fa i panini, sì, ragazzo che fa i panini. Ragazzo della sicurezza non si è fatto niente e la ragazza pure sta bene. Questa è via Solferino. Qui regolarmente, tutte le sere, qui, infatti guardi in terra, guarda c'è, anche là ci vedi, vedi? Ok. Non so se si vede dalla telecamera, lo vedi, ci vedi. Qui spaccano i vetri delle macchine tutte le Per sere. rubare? Io so chi è, l'ho beccato 2 volte, sono una coppia tra l'altro, lui e una lei, sono dei tossici e stanno là. Devi stare attento, Per il bar. dove l'altra gente, oh che fa ste note qui. Capito, per il bar o per la zona in sé? Questi no, perché mi cercano, perché mi hanno provato, se mi vedono mi punto per Chi va cercando? Sì, ma chi va cercando così, capito? Quello è il problema. no, ma è... È nudo che ha botti a mano questo. No, ma noi ci avviciniamo tranquilli. Una bottiglia. Più che altro ascolta, che si fa? Andiamo verso Porta a Prato? Sì. Sta a fa questo? Lo so. Ma dei ragazzi stanno Però ci siamo, io facciamo un giro con noi. Adesso va un po' verso Porta a Prato. Ragazzi, Oh! Che ti ha segnato a me? Perché sei voluto? Calma! Calma!